cosa che tarderò un po' di minuti perché dovrò dovrò impostare, sto col cellulare, dovrò impostare il titolo e quindi tarderò un po' di minuti. Poi mi parlano da Telegram, ma io vorrei mettere un po' di luce. Fiat Luz, no, forse più così. Fiat Luz, un po' di luce perché qua è sempre penombra. Allora vediamo un po'. Ci troviamo a ecco qua, cambiamogli un po' il titolo. Modifichiamo, scusate che prendo questi secondi iniziali. Non vorrei sempre ogni volta ma è così. Purtroppo è un'emergenza. Allora come state? Raccontatemi tutto. Io purtroppo non vi posso seguire per il momento, ma non vi preoccupate, devo mettere i dati. Impostiamo non per non è per i bambini. Poi monetizzazione, per carità, la attiviamo. Tutto lento, c'è un computer vecchio. Ma perché mi limitano su questi annunci? Io non so. Beh, si vede perché ancora non è finita la live. E poi cieco, mi discordavo i tag, tutto questo sto facendo dal vivo. Data di registrazione oggi 29. Mamma mia, notizie politica no, persone e blog. Ecco, 4 minuti. Bene, 4 minuti che non ho ancora letto. Ecco, ho finito di mettere tutti i dati. Allora vediamo se funziona così, speriamo, perché se no qua c'è da diventare matti. Ecco che io ancora non sono partito, cioè
non entro nella playlist, ma nulla di male. Ecco qua, ecco qua. Adesso mi manca soltanto mettere questo lì, live uniti video. Ecco qua che entro finalmente. Qual è il tuo livello di soddisfazione in merito alla creazione di post su YouTube oggi? È molto bello, facile da utilizzare. Eh, ecco, allora sto in live. Novità, con queste novità basta. Quanti dati che mi danno. Oh, come se fosse la prima volta che faccio. Oh, ma avevo già messo condividi fino a 5 immagini. Ma che mi importa di condividere le immagini? Eh, allora faranno diventare matto. Che mi importa di condividere le immagini? Mm? Ecco qua che finalmente, ecco, allora attiva la funzione consenti. Ecco, consento i regali. Potete regalare un abbonamento. Ti diamo il benvenuto nella chat dal vivo. Ricorda di prestare attenzione alla tua privacy e di rispettare le norme della community. Potete regalare un abbonamento se avete intenzione di farlo. Allora, io quest'ultima ora ho avuto 79 visualizzazioni. Ecco, forse ho messo il cellulare, ecco, troppo in piedi, così va meglio. Mi si è visto male. Ecco, adesso per fare una cortesia, ti ha chiamato in causa nel video, non nel tuo canale. Vediamo un po'. Qua c'è qualcuno che vabbè, ma no. Sto in live. Mm. Beh, come dire a questo amico che mi dice che non è giusto quello che ho fatto. eh, il ph, non so come. Ecco, vedi che rispondo a un messaggio
questa chat. Ecco, ecco qua, come dire, l'ho sistemato. Vi ho detto che appunto non intervenivo nella chat per questioni di interessi personali. Mm. Ah, ecco, finalmente qualcuno è entrato. Ciao Pippu. Ciao carissimo amico. Va bene Pippu, e a te come va? Ciao. Sto bene, e te? Spero bene, ovviamente. Ecco qua, cari amici, spero voi tutti stiate bene. Allora, bene, direi, anche se potrebbe andare meglio, accontentiamoci, dice Pippu. E lo so, purtroppo bisogna accontentarsi, perché si accontenta gode. Allora, mi chiedono Sar, grande San, grandissimo. Vabbè, insomma, ciao psico, come stai psico? No, è che nel gruppo mi chiedono sempre, parla di questo, parla di quello, parla dell'altro. Allora io inizio a parlare, perché mi sembra scortese non rispondere. Poi non so, qualcuno può dire che non gli sta bene, capito? Qualcuno può dire che non gli sta bene, ma io parlo, io parlo. Ciao psico. Ciao. Ciao, ciao, facciamo le vocine. Ciao psico, digli ciao. Ciao, ciao. Io rispondo a chi mi dice, ma perché tu non fai così, non fai cosà. E allora è per quella ragione, capito? Anzi, io adesso metto eh, diciamo, come l'ho messo qua. Ecco, lo metto a questo gruppo tram, perché tanto cancellerò la parte iniziale. Non so quando finirò questa. Diciamo, ecco, mettiamo un po' di link dappertutto, tanto poi si arrabbiano, e voglio dire, se mi cacciano via da un gruppo, vabbè,
viverò senza stare più, verranno a contattarmi a me, non so. Quando prepari di nuovo lo strudel, ci devo pensare, non è che faccio dolci molto di seguito. Allora c'ho attualmente 4 spettatori, poi bisogna dire che con i sottotitoli mi seguono da molte parti del mondo, quindi prima o poi metterò, sono riuscito a mettere 150 idiomi come sottotitoli e mi seguono di più da paesi non europei. Cosa ne pensi delle elezioni dell'Amazon K? E sono molto interessanti. Io sono stato a Pomaia nel 94 96, Pomaia Pisa, molto interessanti, anche se in quel momento, cioè io sono andato per le vacanze di Pasqua e parlavano dell'astrologia tibetana, un tema che non mi interessa per niente, perché no, cioè la meditazione va bene, infatti ho comprato un libro di Lama Ganchen, ma la eh, diciamo l'astrologia no. Tantissimi saluti, mi ha fatto molto piacere sentirci, sono al telefono e devo guidare. Ah, Pippo, ciao, mi raccomando, buona guida, stai attento, perché è pericoloso avere il cellulare acceso. Io ho scoperto che scorrendo sullo schermo posso vedere la chat, è così che si fa a leggere la chat, e tenendo premuto il dito con lo schermo, ecco come si fa. La prossima volta non devo stare per forza anche con il computer acceso, posso stare in un'altra parte e mi leggo la chat tenendo premuto. Questa è una cosa che non sapevo. È un po' più scomodo, però non si può scrivere in chat. Allora, ah, bene, allora ti sarei fermato in un autogrill, stai in autostrada? Hai ancora il campanaccio da suonare? Sì, sì, è una campana tibetana, con il vajra sopra. Però ecco, quella volta era che stavo in un'altra piattaforma rete sociale, io ho voluto fare qualcosa così, ma non lo suono più, non lo sbadacchio più, perché si può rompere in pratica, e dato che deve suonare su una determinata frequenza, se lo si fissura e poi no, aspettavo mia moglie. Ciao. Ah, ciao Pippo. Hai figli? Vabbè, non voglio fare domande indiscrete, però ti immaginavo più giovane, chissà perché. Magari hai più anni di me. Buon pomeriggio amico, buon pomeriggio. Federico, non so se mi dicevi buon pomeriggio a me. Io dopo dovrò cancellare la parte iniziale di questa live, perché sono stato programmandola in pratica, mettendo tutti i dati. Mi piacciono i tuoi baffi, sei sensuale, grazie, grazie. Prima o poi però gli dovrò tagliare, prima di tutto perché il vostro Sant'Enchan ormai ha, diciamo, gli anni che ha, e come vedete mi crescono bianchi. Nel passato gli avevo lasciato proprio una barba larga, mi veniva scura, adesso mi vengono i baffi bianchi. Il vostro Chan ha i baffi bianchi, fra poco mi verranno tutti bianchi. Io dico 10 anni, mia madre dice no, prima di 5. Voi che ci scommettete? Mi vengono i baffi tutti bianchi prima di 5 anni o dopo 10 anni? E poi perché sono una specie di gatto morto qua sotto il naso, che certo poi mi mancheranno, perché io sempre che mi faccio crescere i baffi o barba
larga, poi mi mancano, ma questo c'ha 2 settimane al massimo, 3 o una, quello che succede, forse due e mezza, il tempo passa e poi c'è tutta questa peluria. Io non sono abituato a portare tanto largo i baffi, però il vostro Sant'Enchan ha 53 anni, manco me li ricordo, cioè che soffrirò di qualcosa. E allora il gennaio, 26 gennaio, compie 54 anni. Per fortuna che i capelli ancora non si vedono tanto bianchi, anche se qualche pelo ribelle salta fuori. Spero di non rimanere calvo, anche se non vorrei rimanere con i capelli bianchi. Ah, sembri Charles Bronson. Grazie del complimento. Alexius Cosneau. Ciao, benvenuto in chat. Benvenuti a tutti. Io ieri stavo pensando in un tema del giorno di ciò di cui dovrei parlare. È una cosa incredibile, ma me la sono scordata perché io devo mettere tutto per iscritto. Purtroppo non ho mai messo nulla per iscritto. E benvenuto nel mio schermo, grazie. Allora io devo mettere tutto per iscritto perché mi immagino delle trame ultimamente sto leggendo questo, sto rileggendo perché l'ho comprato prima del 92, forse nel 91. Non so se a Cinecittà 2, centro commerciale, ai Granai, o non mi ricordo che altro centro commerciale c'è. Il Granai sta all'Euro, no? Ecco, sto leggendo questo libro, poi sto rileggendo anche questo perché io leggo più di un libro simultaneamente, mi stanco dell'uno, passo all'altro, capitolo dopo capitolo. Le teorie psicoanalitiche di Sigmund Freud, quindi passo da Buddha a Freud. E poi stavo rileggendo, ma ho interrotto la rilettura, questo che lessi nell'87, credo, e le mire Zolla, uscite dal mondo, che vi consiglio di leggere, edito dalla Adelphi. Capito? Questo è un ottimo autore, io ho letto tutte, quasi tutte le sue opere, ve le consiglio vivamente. È un autore torinese, come anche lo storico che adesso non mi ricordo come si chiama, che sempre lo seguo. Ah, psico, come va? Ecco, ciao. Mi chiedono, cara psico, ciao carissima amica mia, come stai? Spero bene, ovviamente. E spero bene, ovviamente, spero, capito, mi hai capito, che poi leggi San Tommaso d'Aquino. Grazie del consiglio, carissimo amico Alexius. Ehm, ti manca Federico Bargiacchi mi domanda se mi manca una persona, ma io non gli ho fatto nulla di male, non gli ho fatto, anzi l'ho sempre trattato bene.
poi la psico ha ritirato un messaggio, ha ritirato due messaggi, credo che li ha ritirati lei, che io ho già letto. Ho già letto, non sono stato discreto, li ho letti nella live, quindi psico non ti preoccupare. Grandissimi, dice Alexius Cosanus. Psycho, che mangi per cena? E mi viene in mente sempre lo Psycho di, credo che era di Hitchcock, la doccia, no? Allora bisognerebbe domandare alla Psycho con che taglierà la cena, non che cosa mangerà per cena. Dategli un coltello di plastico, no? Non si sa mai che vi facciate una doccia e con il pugnacco. Allora vi dicevo, cari amiche ed amici, io ieri avevo tanti argomenti dei quali parlare, però se io non li agendo, non li scrivo, succede così che me lo scordo, e poi fare una live e soprattutto stare a guardare che cosa fanno gli altri, cosa ti dicono, capito? E quindi alla fine voglio dire, poi c'è gente che in messaggi mi chiede di essere vista, ma io non posso interrompere una live, capito? Non posso interrompere una live per rispondere, insomma. Mm. Per guardare altri video. Per fortuna che sono riuscito a orientare il cellulare a tempo. Ho imparato una cosa, che pigiando, facendo touch dello screen, non mi viene come altro dire, si aziona la chat nel cellulare. Allora io voglio fare intermediario della chat, e quindi la Psycho è vegana ma bellissima, e sì, lo credo, non è che la bellezza passa per quello che uno mangia. Magari sarebbe meno bella se sarebbe antropofaga, perché insomma, hai mai letto il libro della giungla? No, ma un po' tarchiata. Ah, tarchiata, io conoscevo Tarchiata Tasso. Credo che era un poeta. Dalla complessità massiccia. Ah, massiccia, robusta. Sì, robusta per estensione. A proposito di strutture architettoniche, beh, ci sta, perché per esempio le valchirie tedesche, le donne dell'est Europa magari hanno una bella forma, sono formose, hanno forme generose, ma sono sode, sono tarchiate, e che ci sta, se è messa bene in corpo, ci sta che sia tarchiata, solida, robusta. Torquato Tasso. E non Tarchiato Tasso. Perché magari Tarchiato Tasso è un tasso che è tarchiato, appunto. Dice, ma a Pierino, hai studiato il Torquato Tasso? E non lo so, maestra, io sono stato al zoologico, allo zoo, e ho visto un tasso, non so se si chiamava Torquato, c'era uno che si chiamava Archimede.
perché gli danno quei nomi agli animali nello zoo, no? Allora io non so se era il torquato tasso quello dello zoo, ma che era un tasso era poco ma certo. Cosa ne pensi del libro tibetano dei morti? L'ho letto in una versione cercandola di leggere in inglese e ho capito poco. Poi l'ho letto una in italiano e anche in spagnolo di autori differenti. Ma come dire, io sono scettico riguardo l'aldilà, ve lo devo dire, anche se magari potrò ferire la sensibilità di qualcuno di voi. Al di là comunque non ho fretta a vedere la vera, a dire la verità, non ho fretta di comprovare nulla né di corroborare nulla. Quando vedrà vendrà. Comunque io ho letto il libro tibetano dei morti 3 volte in pratica, anche se in inglese conta poco o niente, perché in inglese sono mezza scamorza. Il famoso bardo, lo stato intermedio. Poi sento parlare certo di jockey del quale non faccio nome perché non voglio parlare del peccato, del peccatore, ma del peccato, quello che conduceva un programma che aveva una musica di questo genere negli anni 80. Già vi dice qualcosa, no? Che Crozza lo prende sempre in giro. Sì, sì, c'ho una collezione, non so perché io non ho molte parafrenaglie, molte fissazioni. Colleziono anche i blister dei rimedi, per esempio, un'altra cosa che però sì, ce li ho. Mia madre per esempio purtroppo si stanno rompendo per ovvie ragioni, si stanno sgretolando. Ha conservato fino adesso i miei dentini di latte di quando sono nato, no? Di quando ho qualche anno. E quindi forse sarà nato tutto da lì, non so, la collezione di oggetti personali, ma anche blister dei farmaci. Adesso non faccio vedere perché mi dicono che scendono gli spettatori ogni volta che mi alzo e vado via, quindi non vi faccio vedere i libri che ho. A proposito, io dico sempre a tutte e tutti voi, se avete delle domande, ecco, libri non mi mancano. Volete che io ciao Gabriele May, ciao, grazie Federico. Allora non so per salutarlo qua nella chat come devo scrivere, se arroba che cosa. Mm. Però grazie che me l'hai ricordato. E quindi dovrei salutarlo come così. Ah, qua una notificazione che è uscito un video, perfetto. E poi vorrei che non se la prendesse con me. Ho visto il suo ultimo video nel quale dice appunto che si deve parlare di tutto meno che della sua, vabbè, sarà l'ultima volta che si sta mangiando, non so se un ghiacciolo o un gelatino in stazione. Sì, sì, adesso lo saluto anche se forse non guarderà. Tantissimi saluti carissimo amico Gabriele. Ecco qua. Tan- Tantissimi saluti carissimo amico Gabriele. Io non vorrei, adesso cancello subito quello che ho scritto in chat perché lui mi ha chiesto, quindi
lo cancellerò quando sarà finita la live, diciamo. Beh, perché ho voluto fare sapere come ultimo video che pubblico che sto in live, no? Mi sembra giusto, perché così la live sarà concorsa. Comunque volevo dirvi che vi ringrazio a tutti dell'appoggio, e in pratica sono passati 36 minuti, sono passati 36 minuti, ma io non so se tagliare la parte iniziale nella quale mettevo perché la gente di non sentirmi parlare si annoia. Ripeto, è una cosa strana, io ho delle idee formidabili, almeno che credo formidabili, poi insomma, e quando vado a fare una live mi scordo tutto, mi scordo tutto, tutto. E allora come fare? E beh, e allora a sto caldo io sto vestito così, ma perché? Perché io voglio essere elegante, anche se la mia eleganza consiste la mia eleganza nell'avere questa vecchia cosa che è tutta stinta, che ha quasi 20 anni, e una canottiera nera sopra, sotto, perdono, sotto la canottiera nera, così si vede grigio e nero. Poi c'ho questo orologio, questa pataca, ecco, ecco. Non mi sono messo gli anelli perché mi si sono lavando i piatti, mi si sono irritate le mani, mi si sono gonfiate le dita, e quindi non posso mettere gli anelli da metallaro, da da angel health, non so che cosa sono, però come dire, chissà se gli arriva la menzione che l'ho salutato in chat a Gabriele. Mi piacerebbe, mi piacerebbe. Poi un'altra cosa, per quelli che mi seguono, lo dovevo dire all'inizio, che ho attivato la funzione regalare un abbonamento. Se qualcuno di voi vuole regalare, quindi vuole abbonare qualche amico al mio canale, in chat può regalare una super chat, una sticker, o può regalare un abbonamento al mio canale. Quindi ho attivato oggi questa nuova funzione che si attiva dal computer, e l'ho attivata proprio nella chat. Questo significa che voi avete la possibilità, approfittatene, perché è un'occasione formidabile che voi avete. Per esempio appare qua accanto all'icono degli emoji c'è mostra il tuo sostegno per Sant'Enchan, e poi c'è crea un sondaggio che magari potrei fare io, ma non so che chiedervi. Eh, bene, vabbè, non mi va di fare il sondaggio, sono pigro. Scrivi una dedica al gruppo di Gabriele, ma non so se qua si può nominare, credo di no, cose che portino fuori da YouTube. Infatti al minuto 39, perché se no YouTube, a YouTube non piace che si nominino altre cose. E quindi comunque saluto il gruppo di Gabriele. Chi conosce Gabriele, chi conosce il gruppo, si senta salutato. Io saluto tutto il gruppo degli amici di Gabriele, quindi mi dovrei anche includere anch'io, perché anch'io sono amico di Gabriele. Gabriele lo sa, lo seguo da molto tempo, e quindi lui mi segue a me, soltanto che io gli ho commentato i video e lui purtroppo non ha mai trovato il tempo di commentare i miei video. E mi piacerebbe molto avere dei commentari ai miei video suoi,
e non è per fare visuals, perché appunto un commentario quante visuals ti dà, ti darebbe una visuals, ma per avere la sua una sua impressione su quello che faccio, il materiale che io condivido per esprimermi. Bene, dicevo, mi frullavano per il cervello tanti, speriamo che questa metafora piaccia a YouTube. Il mio cervello centrifugava brum, 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 come una macchina da lavare, tante idee in questi giorni, perché è passata quasi una settimana, 4-5 giorni dall'ultima, no, una settimana dall'ultima live che ho fatto, e domenica, lunedì, martedì, e 4 giorni circa dall'ultimo video che ho caricato, che adesso per esempio c'ho 89 visualizzazioni l'ultima ora. È incredibile come il mio canale sta aumentando in visuals, e poi non è che ha ottenuto le ultime 48 ore ehm, un video recente, ma un video del 14 giugno 2021 che vi metto qua, vi metto, capito, vi metto. Ogni tanto parlo come Serafino Massoni, ma qua vi metto la mia live, che nelle ultime nel link vi ho messo. Sì, ho letto le Upanishad e ho letto anche i Rig Veda. Vi metto qua un link a una mia live che furoreggia gli ultimi tempi, e non so perché, ma è così. Io è una live relativamente vecchia, insomma, del 14 giugno, di circa un anno fa. Non so perché si vede adesso, ma proprio qua lo dice la statistica. Le ultime 48 ore ha fatto 158 visualizzazioni. YouTube è così. I video nuovi magari non si vedono molto, all'improvviso video fatti tempo fa si vedono un botto proprio, boom, un botto di visualizzazioni. È una cosa magnifica. Vabbè, si vede che è andata in tendenza, chissà perché. Vediamo come sta messo. Sì, le monetizzazioni funzionano. Dopo dovrò mettergli qualche altro sottotitolo, perché evidentemente chiama l'attenzione, insomma, perché non approfittarne. Non metto adesso i sottotitoli, apro soltanto il translator. Allora, che mi dite di bello? Io voglio questa chat animata, insomma. eh, Sar, dimmi Sar. Non è lo stesso dire Sar così a e così Sar. Sì, ma a che forse mi sono perso parlando, guardando il monitor. A che ti devo rispondere, caro amico Sar? Non so, ma hai fatto ah, aspetta che adesso leggo. Ti è mai capitato di cadere in modo rovinoso, tipo in bici o a piedi? No. Cioè, magari una volta mi sono picchiato un ginocchio scivolando, che c'è qualcuno aveva messo delle mattonelle lisce fuori di casa,
pioveva, non ha fatto aderenza alla scarpa e ho picchiato una ginocchiata, ma non mi sono fatto male. Poi un'altra caduta non mi ricordo, e spero che neanche tu abbia fatto una caduta rovinosa a piedi o in bici. Ah, vieni su base a 2.0, ti aspettiamo, va bene, appena posso passo. Sei stato mai sospeso da scuola? No, non sono mai stato sospeso da scuola che io sappia. Perché ho un vago ricordo, ma andavo tutti i giorni. Diciamo che ho cambiato istituti scolastici io, perché ho cambiato orientamento. E tu sei stato mai sospeso da scuola? Ah, sar, ah, ecco, sar, sei mai stato, sì, sì, Federico Barciacchi, metti la roba prima del nome, così so a chi scrivete. Ah sì, sì, infatti, ma io a volte devo rispondere come ho specificato nella chat, devo rispondere a chi mi dice: perché non fai dei video di calcio, perché non parli di Battistuta, perché non parli di questo, perché non parli di quello. E allora vabbè, forse saranno delle provocazioni, ma devo rispondere. D'altra parte, se non rispondessi, io dico alle persone di scrivermi in privato, ma in privato non mi scrivono, e allora devo per forza rispondere lì, perché continuano loro a farmi domande. Io non so come fare. Se mi mandassero in privato, risponderei in privato. Quindi entro nella chat del gruppo e mi domandano lì e io li rispondo, li rispondo lì. Poi è chiaro che se mi rispondessero, facessero delle domande in privato, io risponderei in privato. Infatti quelle persone che mi domandano dei miei video mi mandano anche dei privati, quindi non riesco a capire perché non mi mandano in privato. No, io non banno tutti, io non banno tutti, ma quella persona a cui dici aveva iniziato a dirmi cose poco piacevoli, e allora nella chat dico. Allora ho ricevuto dei messaggi privati che mi hanno detto: guarda, siamo in molti che ormai a quella persona, e in molti mi hanno detto, non ti dico chi, di fare come loro, ma a loro non li ho bloccati. Mi hanno detto: noi e un'altra persona di cui non faccio il nome li abbiamo bloccati qua sulla chat e li abbiamo bloccati pure in altro luogo. Allora io ho fatto come mi hanno detto e come hanno detto che hanno fatto in molti, almeno quelli che si comunicano con me, che non sono pochi, che si comunicano in privato, perché che mi rispondano nella chat del gruppo in pochi con me non significa che non siano una ventina di persone che si comunicano in privato con me, capito? Sono più di una ventina che io ho agendato. Ah, va bene, tu mi vuoi fare parlare, vuoi sapere chi sono quelle persone. Io non faccio nomi, non faccio nomi, e ti posso dire che ti ho bloccato io perché esageravi, ma anche altri hanno detto che tu eri aggressivo con tutti,
quindi mi hanno consigliato di fare così e mi hanno detto che anche altri l'avevano fatto. Poi che tu non mi credi sei libero di credermi. Che tu parli con tutti non lo so, perché nella chat sono 120 200 persone, non so se parli con tutti o hai mandato un messaggio nella chat con un altro pseudonimo e ti hanno detto che non è vero, che nessuno ti ha bloccato. E io parlo con chi parlo e mi basta. Tu parli con chi parli ed è la tua verità, quindi la tua verità contro la mia. Non ti darò lo screenshot perché non ti devo dare prove, non ti dirò chi sono perché non si fa il Giuda. E niente niente, tengo a precisarle queste cose perché sto tranquillo, però non vorrei, perché io anche a questo nostro amico che parla con tutti l'ho pure bloccato qua su, adesso è rientrato con un altro account, l'ho pure bloccato qua sull'applicazione del cellulare di YouTube. Ah, 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 io so come stanno le cose, va bene, tu sai come stanno le cose, tu sai come stanno le tue cose, io so come stanno le mie. Continuiamo, non so, fatto sta che hai esagerato con molte persone, ti hanno bannato perché stavi tutto il giorno facendo quello che avevo. Sì, io lo sospettavo che avevi due profili su quella conto e anche qua, cioè quei due che tu sai benissimo quali ho bloccato, perché uno ha cambiato pure di foto e un altro pure, e quindi è evidente che se sono stati momentaneamente penalizzati due account cambiano foto, si capisce da sé che 2 più 2 fa 4, anzi 1 più 1 fa 2, e quindi si capisce da sé, insomma. Vediamo un po' qua, nulla di nuovo, si capisce da sé, insomma, di chi era il secondo, qual era il secondo. Mi hai bloccato una conto non due. Ah, vabbè, grazie. Si vede che con l'altro account sei educato e io non ti ho bloccato, perché io non blocco le persone per bloccarle, neanche qua, anzi più visuals faccio meglio re. Però voglio dire, l'altro era, ah vabbè, 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 perfetto, perfetto. Si vede che con l'altro ti sei comportato bene. Allora, care amiche ed amici, vedo che la chat è abbastanza animata. Grazie. Ecco qua, ecco qua. Allora, adesso siamo passati a avere 5 spettatori, 6 spettatori, se gli spettatori salgono e scendono. E io spero, carissima amica, che tu stia bene, che viva Argentina, il Che Guevara.
Beh, ti dirò che io a me la politica non mi è mai piaciuta e poi non sono mai stato simpatizzante del Che Guevara. Non vorrei deludere qualcuno, ma io sono franco, anche se sono Sant'Enchan. Solo veloce per saluto veloce per salutarti. Io sono al lavoro. Ah, ciao, carissima amica, come stai? Spero bene, ovviamente. Hi there, hi dearest friend. How are you, dearest? What the Alfred afterglow? I hope you are fine, dearest friend. What the afterglow? I'm cooking. I wish you have a great day. Oh, good. You will eat now. I wish you have a great day too. Allora, come vedete, mi salutano amici internazionali da tutto il mondo, che lui è un ottimo amico. My dearest friend Watti. Ciao Psycho, come stai, carissima amica? Mi dice il nostro amico di salutarti perché ecco, carissima amica, forse ti ho trascurato. Carissima amica, allora qua poi sto leggendo in un gruppo che io mi devo abituare a stare in camera, a guardare in camera, che mi hanno scritto ma non riesco a capire. Ah, ecco, no, ho messo la chiocciola io. Ho messo quando io metto la robla. Vabbè, come dire, tutti frutti, tutti frutti, bam bam brum, bam 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 blu. Vediamo un po'. Mannaggia. Ah, vabbè, mi hanno ammonestato su. Ti ascolto, lo pareggio fuori con Giada. Ah, chi è, cara amica? eh, I am going to care the pot. Ah, bene. Well, well, dearest friend Igor. No, eh, saluti anche a lui che ho citato prima, che non menzionavo. Dearest friend what the Alfred Grove. Go to the kitchen. Se mi sblocchi su Telegram in privato ti aiuto finanziariamente. Vabbè, non so che cosa vuoi dire, ma eh, non mi proporre nulla, non mi proporre nulla di, allora, ecco qua, non mi proporre nulla di commerciale perché tanto io
ecco qua, t'ho sbloccato. Vediamo se allora, che mi dite di bello? Che mi dite di bello? Anche privata, sicurezza. Ecco qua, ecco qua, perfetto, va bene Igor, ti ho messo di nuovo. Cerca di comportarti bene, se hai delle critiche falle naturalmente, perché io l'accetto le critiche, però senza arrivare agli estremi a cui ti piaceva arrivare una volta. E credimi che se prendi a tutti a pesci in faccia, poi insomma la gente si stanca, la gente, io te lo dico perché prima mi hai detto di salutare una persona e l'ho fatto, io accetto tutto. Vediamo un po', adesso vediamo un po'. Poi vorrei dirvi, se avete degli argomenti da propormi, non soltanto voi che state in chat, ma anche tutti quelli che guarderanno questa live in un futuro, se per caso vorreste diciamo. Hello Nga e Larry. Hello there friend, how are you? I hope well. Avevo conflitto con te perché mi dava fastidio che spammavi da Gabriele e lo facevi continuamente, quindi facevi arrabbiare. E vabbè, adesso non lo faccio più, mi scuso con tutti e ve lo dico a tutti quelli che mi seguono adesso: se volete chiedermi della mia attività in YouTube, per favore non lo fate. E voi che mi state seguendo dal gruppo di Gabriele, nel gruppo di Gabriele, ma mandatemi dei messaggi in privato, perché altrimenti insomma sembra che io sono quello che propongo gli argomenti, ma molte volte mi chiedono: ma che hai detto qua, ma che ha fatto là, ho visto questo video, e discutete tra di voi dei video miei che vi hanno fatto ridere. A me mi fa piacere, però poi eh, alla fine io solo rispondo, insomma, e quindi dite a chi. Lo de arrest, hello de arrest friend.
quindi dite a chi mi chiede dei miei video di meglio la matriciana, 1000 volte meglio la matriciana. Allora la matriciana è molto buona, mi piace, mi piace. È da molto tempo che non la mangio, ma per questioni di colesterolemia. E Psycho, in Psycho Hitchcock metteva il coltello nella mano di uno che andava a disturbare una povera donna che faceva la doccia, e quindi la nostra Psycho ha preso ispirazione magari da lì, e poi è vegetariana, lei taglia con quel coltellaccio i cavoli. Io invece c'ho lui il giraffino, capito? Di ciao, 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 di ciao, di ciao. Arabesco, eh sì, le penne all'arrabbiata, che se ci sbagli e non lo pronuncia alla romana vengono le penne all'arrabbiata, cioè le penne all'araba. No, non lo so, no. Ciao, ciao, ciao. Non credo. Io da queste parti ho visto molti malati, ma non l'ho visto a lui. In realtà non si sa, alcuni vi dicono dagli Stati Uniti, dalla Cina, ci sono molte teorie. I'm Italian, dearest friend, and please write me how to pronunciation, what is the pronunciation of your name. I'm afraid I can't read Arabic language. Where are you from? Where are you from, dearest friend? Forse c'è un ritardo nella live. Ah, I am Moroccan, del Marocco. Bene, beautiful country. What is your name? Please write me on Latin alphabet, so I can see you. Hello. Allora adesso c'ho 4 in linea, 4 in linea, significa che gli altri sono grassi e invece tutti quelli che adesso stanno in linea sono magri. Se voi non starete più nella live significa che state sovrappeso come me. Io sono un'eccezione a questa live. C'ho 4 in linea spettatori, 4 spettatori attualmente in linea, e invece io, che sarei il quinto, che mi sto guardando a me stesso sul cellulare e sul computer, sono chi non è in linea, capito? Perché ci avrò come minimo 12 kg di più. Ah, Sara, I guess you are a woman. Hello to you, dearest friend. Beautiful name. Your name is like the desert of Sahara. Oggi mi sento anche molto perspicace. Peccato che appunto oggi ho fatto una live su due piedi, perché io sono riuscito
a rubare del tempo al pomeriggio per dedicarlo a tutte e tutti voi. E ieri sera non ho preso un taccuino, un cartoncino, per esempio dei ritagli, no, di cartone. Quando io mangio qualcosa è un'altra mia fissazione. Quando mangio qualcosa poi ritaglio i cartoni anche dei medicinali e di tutto e li uso per scrivere. Li uso per scrivere. Vabbè, li uso per scrivere, così non spreco carta che costa tanto. C'ho un armadio, anche una parte di quaderni, ce ne avrò come 20, piccoli e grandi, e non li uso perché scrivo su cartone. Poi c'ho un astuccio pieno di penne, pennarelli che mi si sono seccati proprio per quello. Ma vabbè, adesso siamo calati a 2 spettatori. Vado a controllare una cosa e vengo. Poi questa parte di video ho imparato che la devo tagliare. Are you married? Ask me Sarah. I didn't see you have a children at home. Cara Sara, mi domanda, sei tu sposato? Io non ho visto che tu hai dei bambini a casa. No, I'm not married. I'm not divorced. I have not children at all. You have see correctly. Do you want to marry with me, Sarah? I'm glad you think this. Now, dearest Sarah, I have to leave you because I have to do something, and I will back soon. Hello, dearest friends. Here we are. I don't. I don't know. I did not marry because I did not find the night of my dreams. Oh, okay. I hope you to find the night of your dreams. I hope you to have lucky, very lucky, a lot of lucky Luciano. And now 3 spectators on my live. All my life, la 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 la. I hope you, I have you loved in your life. Oh yes, yes, well, pretty much.
who don't love a man like me, who plays on the live with yo-yo, with this yo-yo. Is a dead yo-yo. because I am the man with the yo-yo on life. I'm the man with yo-yo. 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 I'm the man. This yo-yo is there. Don't work so much as it would. Yes, I'm really crazy. I'm crazy. I'm the man with yo-yo. And so I would like to speak about a lot of things last night, but I forget everything. Dearest friend Sarah, you will find a lot of subtitle on my videos, because this live I will put subtitle on a lot of languages in 2 days, but a lot of my videos, yes, I am a comedian, a lot of my videos you can find with subtitles on Arabic language and others. Lo yo yo, lo yo yo. You can find the translation of my video on 113 languages. Oh yes, ecco, lo yo-yo finalmente è partito. Yo-yo start. L'importante è fare il rinculo finale, che diciamo colpo di frusta, che YouTube non censuri quella parolina, insomma, è scappata, ma è di uso comune. YouTube è di uso comune, è di uso comune, è di uso comune. Adesso c'ho soltanto una persona che mi segue sul cellulare, dice 2. Ah, che bello, ho trovato la magia dello yo-yo, la magia che dura come in un soffio. Niente. Ah, mm. Allora, care amiche e cari amici, vedo che la prossima volta che mi viene una grande idea durante tutta la settimana devo scriverle e svilupparle queste idee, perché altrimenti eh,
fra poco devo lasciarvi perché ho pochi spettatori, perché niente, mi sono stancato, non intervengono più nessuna persona e quindi, come dire, ho raggiunto un livello di visualizzazioni che mi conformo, perché poi in settimana farò un video il sabato. Ormai io le premiere le faccio uscire il sabato. Preferisco il formato della premiere perché diciamo è più seguita, più tosta la premiere. Però ecco, adesso c'è solo uno spettatore, almeno sul cellulare mi dice così. Vediamo la dashboard. Allora, commenti, non ho nessun commento da rivedere, pubblicati, eh, e niente, mi sembra che sono stato abbastanza ridondante. Poi non so perché appunto è aumentata non la live di oggi, che appunto ha avuto 28 visualizzazioni, di cui 15 l'ultima ora, e sto da un'ora e 22 minuti. Invece una live del 15 giugno 2021 adesso ha fatto 46 visualizzazioni gli ultimi 60 minuti e 165 le ultime 48 ore, e non so perché. Vi lascio qua il link se volete vedere questa live. Nella chat vi metto il link. Non so perché è andata così forte, ma adesso che ho soltanto due spettatori che non so chi siano, che mi seguono, vi devo lasciare. Anche perché mi sono stancato, non so di che parlare. Vediamo un po'. Allora, ciao, vi lascio. Vi lascio a malincuore, devo andare via. Grazie di avermi seguito, ma c'ho uno spettatore attuale, 5 like, e quindi voglio dire, adesso sono stato già un'ora e 24. Poi non vi scordiate che io sottotitolerò i video, e quindi ciao, vi lascio, ciao. A questo punto è sempre duro doversi lasciare, ma veramente sono stanco. Vediamo se si unisce qualcuno. No,